Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo di automobili, codifiche, personalizzazioni e lo facciamo insieme al dispositivo OBD2 di Carista, acquistabile su Amazon, prezzo circa 40 euro. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Come ho già detto in altri video, oggi le macchine moderne sono tempestate di elettronica e centraline, quindi grazie a questi dispositivi è possibile andare a personalizzare, ad attivare alcune funzioni che di base sono sulle nostre auto ma che però la casa madre non ci abilita. Io è qualche giorno che sto testando questo dispositivo, ho abilitato qualche codifica molto interessante che voglio condividere con voi. Cosa che mi piace di questo dispositivo rispetto ad un altro che ho già testato è che questo è molto più semplice, quindi fare le codifiche su questo dispositivo è veramente una passeggiata, completamente in italiano, basta scegliere la codifica che vogliamo abilitare, premere salva e la codifica viene subito recepita dalla nostra auto. Prima di aprire la scatola andiamo a vedere le caratteristiche principali. Il dispositivo è compatibile con automobili del marchio Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Infiniti, Toyota, Lexus, BMW, Mini. Vi consiglio di andare sul sito del produttore per vedere tutte quante le compatibilità con queste auto. Per eseguire le modifiche abbiamo bisogno di una licenza Pro. Il primo mese è gratuita, quindi potremmo tranquillamente utilizzare il dispositivo per eseguire le nostre codifiche e verificare se effettivamente va bene, poi potremo decidere se acquistare la licenza, quindi fare un abbonamento, oppure tenerlo, diciamo, nella versione base. Cosa importante da dire, il dispositivo si collega al nostro smartphone tramite la tecnologia Bluetooth, l'applicazione Carista è compatibile sia con telefoni iOS che con telefoni Android. All'interno della scatola troviamo il nostro dispositivo OBD2 da collegare alla presa OBD della nostra auto. Io l'ho testato su una Volkswagen T-Roc del 2020 1500 TSI cambio automatico. Naturalmente le codifiche dipendono sia dall'auto ma anche dall'anno di costruzione. Una volta che inseriamo il dispositivo all'interno della nostra auto, verranno caricate tutte le codifiche che possiamo andare ad eseguire. Adesso è il momento di scendere in garage. Ed eccoci spostati in garage, quindi andiamo a collegare il nostro Carista alla presa OBD della macchina e iniziamo a vedere come funziona. Una volta che abbiamo collegato il dispositivo alla nostra presa OBD, possiamo accendere il quadro, aprire l'applicazione Carista, premere connetti. Connessione al veicolo, assicurati che l'accensione sia inserita, quindi che il quadro sia acceso. Appena si collega ci mostra il voltaggio della nostra batteria, 4 menu, personalizzazione, che è quello che ci interessa per fare le codifiche, diagnosi, che serve per verificare se abbiamo eventuali errori e possiamo anche andarli a resettare, manutenzione e dare in tempo reale. Menu manutenzione molto particolare, quindi da usare con cautela, vi faccio vedere che cosa racchiude. Abbiamo la possibilità di andare a fare delle modifiche anche a livello, diciamo, meccanico, quindi adattamento del corpo farfallato, quindi sono delle cose che effettivamente vanno manovrate con molta cautela, quindi in questo caso io non le farei e andrei su personalizzazione. L'accensione deve essere su on, quindi ci ricorda sempre che il quadro deve essere acceso e in questo momento l'applicazione sta caricando tutte le codifiche, tutte le personalizzazioni che possono essere eseguite su questa macchina. Vi ricordo è una Volkswagen T-Roc del 2020 1500 TSI cambio automatico. Arrivati al 100% abbiamo tutte le codifiche suddivise in menu, quindi abbiamo telaio e motore, suono allarme, luci di controllo, luci esterne, luci interne, blocco automatico, sensori di parcheggio, finestrini, tetto apribile e altri. Ne abbiamo veramente tante, quindi concentriamoci su quelle che io ho testato, riscaldamento e AC. In questo menu io ho attivato ricorda stato di ricircolo aria e mostra velocità ventola AC con auto. Adesso se io attivo il ricircolo di aria dell'aria e vado a spegnere e riaccendere, lui rimane selezionato. Prima invece che succedeva? Che una volta che io premevo il tasto per abilitare il ricircolo dell'aria e spegnevo la macchina, quando andavo a riaccendere rimaneva disabilitato. Quindi questa è la prima codifica. La seconda codifica, ancora un pochettino più carina, mostra la velocità ventola C, che significa che se io vado a premere il condizionatore e metto auto, adesso ho la possibilità di vedere effettivamente la velocità delle ventole. Prima questo non accadeva. Ve lo faccio vedere che se io metto su no e faccio salva, quindi sto disabilitando questa funzione, non ho più la velocità delle ventole. Questo è quello che troviamo, diciamo, di default nella nostra auto. Se io vado a riabilitare questa funzione, quindi premo su sì e faccio salva, adesso ho nuovamente la velocità delle ventole. Adesso spostiamoci sul quadro strumenti, quindi cambiamo menu,
e andiamo su strumenti e display e navigazione. E andiamo su tema quadro strumento virtuale perché andremo a cambiare la grafica. Allora, qui su questa macchina ne possiamo attivare solo 4, dall'1 al 4, quindi il tipo. Tipo 1 è il tipo di default, tipo 2 salva, la grafica è cambiata, tipo 3 è cambiata, tipo 4, perché poi con il 5 torniamo a quello di default, quindi faccio tipo 5 e torniamo con la grafica di default. Poi sempre in questo menu posso andare ad attivare, che io ho già attivato, il display che mi indica la temperatura dell'olio, la quantità di litri che mancano quando vado ad effettuare il rifornimento, dove posizionare la bussola, se a sinistra o destra, insomma tante altre cose molto interessanti. Cambiamo menu, ci spostiamo in un altro menu e andiamo su luci esterne. Qui io ho testato il conteggio lampeggio automatico delle frecce, praticamente qui parliamo delle frecce comfort. Io già con un altro BD le avevo portate a 5, adesso vediamo se funziona questo. Praticamente adesso da 5 lo riporto a 2 lampeggi e faccio salva. Andiamo ad eseguire il test, 1, 2, quindi 2 lampeggi. Adesso riportiamolo a 5. Ha finito, facciamo la prova. 1, 2, 3, 4, 5. Veramente semplice andare ad eseguire queste modifiche. Sempre in questo menu c'è una cosa molto molto interessante, che è la luce di coda destra o comunque sinistra, quando si apre il bagagliaio. Quindi queste vengono chiamate luci di ingombro. Che cosa succede? Che quando io apro il baule, quindi il bagagliaio della mia macchina, in automatico si accendono le luci posteriori. Andiamo a vedere come funziona. Grazie a questa codifica, se vado ad aprire il baule della mia macchina, in automatico si accendono le due luci posteriori. Posso anche decidere se far accendere solo quella di destra o solo quella di sinistra. Se vado a richiudere il baule della mia macchina, in automatico si spengono. Secondo il mio punto di vista questa codifica è molto utile anche per la sicurezza. Ultima codifica che vi voglio far vedere, che però a me non piace, però l'ho testata, è attivare il clacson quando chiudiamo e apriamo la macchina. Quindi ci spostiamo su blocco e segnale acustico. Allora, permetti configurazione di suono quando blocchi e sblocchi l'auto. Io normalmente qui adesso ce l'ho su no, ma vi faccio vedere che se la metto su sì e faccio salva, se vado a chiudere la macchina dalla chiave, emette un colpo di clacson e mi va a chiudere la macchina. Se vado a riaprirla, doppio colpo di clacson e mi apre la macchina. A me sinceramente questa configurazione non piace, quindi riaccendo il quadro, vado su no, faccio salva, codifica presa, vado a chiudere la macchina, non ho più il clacson, vado a riaprire e ho disabilitato la funzione. Torniamo indietro, devo dire che ce ne sono veramente veramente tante e adesso comunque me le devo studiare. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Come abbiamo visto, grazie a questo dispositivo Carista, eseguire le personalizzazioni e le codifiche sulla nostra auto è veramente semplice. Io per il momento ho testato e verificato solo queste, ma ho visto che ce ne sono tante altre molto interessanti che testerò nei prossimi giorni. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto, al prossimo video. Flavio.